Buonasera, buonasera, bentrovati qui alle conversazioni sull'Iran. Siamo oramai, come dire, anche alla fine di quest'altro mese, il mese di giugno. Io ricordo sempre che questa stagione, la settima, durerà per tutto il mese di luglio, poi ci prenderemo una pausa e riprenderemo a settembre. Oramai come dire, la tempistica dovrebbe essere abbastanza chiara a tutti. Le stagioni in un anno solare sono due, quella che va da gennaio fino ad agosto e poi gli ultimi 4 mesi dal primo settembre fino alla fine di dicembre. Quindi anche lì avremo modo di riorganizzare, di pensare anche a delle cose diverse, ma questo insomma c'è ancora tempo per annunciarle. Buonasera Francesco, tutti gli altri che si stanno collegando. Come credo sappiate oramai, perché l'ho detto qualche tempo fa, purtroppo Facebook mi ha messo in castigo, quindi per ancora qualche settimana, se non sbaglio ancora almeno una ventina di giorni non posso fare dirette su Facebook, questo sempre a causa di un assolutamente innocuo e direi obiettivo commento postato l'ormai lontano 3 gennaio 2020, ma queste sono le regole, come dire, dei social e a questo dobbiamo stare per sfruttare anche questi spazi, regole abbastanza assurde, però è un motivo in più per invitarvi a seguire soprattutto su YouTube, perché è la piattaforma che è più consona al tipo di comunicazione che facciamo, sia per le risorse che ha, di cui dispone rispetto anche alla visualizzazione, ai sottotitoli, ma più che altro perché poi in profondità, cioè andando in profondità nel tempo, si recupera tutto, è più facile da ritrovare, non si perde nulla. È l'unico social veramente che ha una certa sua profondità, cioè nel tempo. Facebook è molto più immediato, serve soprattutto, come dire, a convogliare traffico, a convogliare utenti sulle dirette, però sicuramente per qualcuno magari era più semplice. Saluto tutti gli amici che si stanno collegando, Robby, Daniela, Yuri, che saluto. Sì, giustamente quello che diceva significa che qualcuno lo ha segnalato, è così, lo ha segnalato probabilmente nessuno, chi poi doveva esaminarlo, voglio dire, Facebook, cioè Meta come società, non ha capito esattamente cosa stava giudicando, ma come dire, le anime belle ci sono sempre, insomma, di qualcuno che evidentemente non gradisce queste conversazioni, oramai insomma non ha capito che c'è, non si può piacere a tutti e direi anche meno male, perché che va bene così. Ciao Daniela. Allora, prima di parlare di questa diretta che è, non voglio dire improvvisata, però certo è speciale, nel senso di, come si diceva una volta, edizione straordinaria. Non credo che daremo qui dei contenuti straordinari, ma semplicemente non ordinari, nel senso che non era prevista, nessuno poteva prevedere, credo, quello che poi è accaduto, sta accadendo, ancora non si sa bene cosa stia accadendo in Russia. Però sembrava mi è sembrato opportuno perché ci dà la possibilità di parlare, di esaminare anche qualche dato oggettivo, cioè alcune dichiarazioni, alcune uscite anche dei media iraniani su quello che sta avvenendo in Russia, cioè il mancato, tentato golpe di queste ore, che non si capisce bene appunto Prigozhin dove sia adesso, cosa abbia fatto, se andrà in Bielorussia, ma insomma cercheremo di capirlo, sempre precisando che io non sono un esperto di Russia, quindi non vengo ovviamente non pretendo di analizzare nulla della situazione russa, che non conosco a sufficienza per poter fare una diretta sulla Russia, sulla situazione politica della Russia, né sulla guerra in Ucraina, però ovviamente su quello che invece si sta dicendo in Iran l'ho messo un pensiero, lo sto seguendo da un paio di giorni e ne parleremo. Prima di iniziare, ricordo invece l'appuntamento di domani sera. Parleremo di nuovo di geopolitica e parlando di un contesto quindi altrettanto complicato e importante come quello del Caucaso. Lo faremo con Valentina Schaber, che è una ricercatrice e anche uno degli autori di Opinio Iuris, rivista che immagino oramai conosciate, sia perché l'abbiamo presentata, sia perché qualcuno di voi era presente anche all'incontro che c'è stato a Roma il 14,
e lei su questo secondo numero di Opinione Iuris ha scritto un'analisi sul punto dell'Iran e del Caucaso, e ne parleremo ovviamente del rapporto con l'Azerbaigian, quello con ovviamente più, come dire, più a distanza con la Turchia, l'Armenia, e come si inserisce poi Teheran in questo contesto geopolitico che è abbastanza complicato, intricato, in cui sicuramente la storia anche della Persia da sempre c'entra e come. Quindi è un aspetto che non abbiamo affrontato spesso, forse l'abbiamo semplicemente così citato un po' alla lontana, e quindi sarà interessante ascoltarlo da una persona che appunto lo conosce molto bene, ne ha scritto, e domani ci racconterà parecchie cose, quindi sono molto curioso di ascoltarlo. Domani alle 21, quindi attivate come sempre le notifiche, se non siete iscritti al canale fatelo, perché comunque serve per ricevere le notifiche. Poi per quello riguarda un po' più a lungo termine, diciamo che sto un po' preparando la scaletta, gli appuntamenti per luglio, cercando di combinare ovviamente le giornate anche migliori, anche rispetto poi all'estate, parliamoci chiaramente, perché capisco che magari il fine settimana per molti sia un momento in cui si fa altro rispetto a seguire delle dirette, però insomma lo continueremo, come ho detto. Gli abbonati al canale hanno da giovedì sera la possibilità di vedere un film che a me è piaciuto molto, La ballata della mucca bianca, un film di Mariam Moghadam e Behtash Sanaiya del 2020, un film recente che è stato a Berlino, in originale sempre con i sottotitoli in italiano, e lunedì 3 luglio sul canale YouTube gli abbonati ne parleremo insieme. Quindi questo è una cosa per ricordarlo a tutti gli abbonati. Se non avete visto ancora il film, magari vedetelo, così poi lunedì ci facciamo una chiacchierata, che chi vorrà intervenire anche in video, come sempre, è benvenuto, anzi mi aspetto che ci siate, che veniate in tanti, perché il film è molto molto interessante. È molto bello, cioè è fatto molto bello proprio come film. È un film drammatico, quindi ritorniamo a temi abbastanza così impegnativi anche da un punto di vista emotivo, però vale assolutamente la pena. Ancora, l'ultimo appuntamento di questa stagione con il gruppo di lettura sarà il 24 luglio, e il libro è il libro di Nawal Brahimi, 16 parole, è un romanzo d'esordio. Anche questo sarà riservato a tutti gli abbonati al canale, e anche qui, insomma, chi non l'avesse ancora letto sa che è questo il romanzo di cui parleremo. Chi si vuole iscrivere può comunque iscriversi per partecipare a questo incontro, però io raccomando l'abbonamento per chi vuole come dire, usufruire anche di altre occasioni rispetto a quelle canoniche come quella di questa sera. Cioè il gruppo di lettura o il cineclub, mano a mano che andiamo avanti, è per forza, come dire, qualcosa che cerchiamo di limitare, di dedicare agli abbonati. È un modo per premiare chi sostiene l'attività di questo canale, e anche per, come dire, dare anche il giusto valore a un lavoro che c'è dietro tutto questo. Robby dice: non dovrebbe essere così, infatti che me la faccio incompetenti, fine vai. Robby dice: fine settimana ho più tempo, allora magari sì, guarda, io pure non ho questi problemi, però magari sai, il venerdì sera comincia a diventare un po' più problematico quando c'è la bella stagione, perché magari in tanti partono. Fabio dice: per non preoccuparti, a quelli che dovrebbero essere esperti di Russia hanno sia detto che o Putin esce indebolito o Prigozhin rafforzato, oppure l'esatto opposto, però è tutto un grosso boh. Ecco, questa è una cosa effettivamente molto, molto, molto vera. Nel senso che in queste 24 ore, forse qualcosa di più, dall'inizio di questo golpe, forse la definizione migliore l'ha data, vedevo il professor Giannoli poco fa sul suo canale, ci dà appunto l'intentona, che è un termine spagnolo che in Italia è stato adoperato più volte quando si fa riferimento alla storia, la nostra storia degli anni 60, ovviamente del XX secolo, cioè di quando i presunti golpe, cioè i golpe, tentativi di golpe, probabilmente erano soprattutto quello che, se non sbaglio, forse fu Nenni a parlare di usare questo termine, l'intentona, cioè qualcosa in cui le forze armate di alcune parti delle forze armate di un paese fanno capire alle istituzioni politiche di essere pronti a intervenire militarmente. Poi magari non lo fanno, non hanno, come dire, l'intenzione
veramente di levare le armi contro le istituzioni. Però, insomma, come dire, l'avvertimento c'è stato. Ora vedremo che che cosa avverrà. No, Daniela non ho sentito Davuto, oggi non l'ho sentito qualche giorno fa, è molto impegnato con altre cose, sicuramente lo rivedremo, spero presto. Buonasera anche Giuliana, però oggi non l'ho sentito, non so lui cosa ne pensa. Vedremo un po' cosa ne pensano, cosa ne hanno pensato altri soggetti, altri iraniani, mettiamola così, forse un pochetto più così, che hanno più potere sicuramente di Dawood. Allora, io qui comincio con una brevissima rassegna stampa, ovviamente soltanto 4 titoli, ma anche per capire un po' che aria tira. Questo è Hayan, è il giornale che è proprio della guida, cioè è il giornale, potremmo dire, l'house organ di Khamenei, cioè di quello che dice, che dice che pensa la guida. E il titolo che fa qui di spalla, non è il titolo di apertura di questo giornale, ma insomma la dice abbastanza chiara su quello che poi pensa la guida, evidentemente. Dice che il golpe, dice abbastanza esplicitamente che il golpe è un golpe della NATO che serve per far pesare meno la sconfitta, diciamo le difficoltà che ci sono in Ucraina. Ora, questo noi ovviamente possiamo prenderlo per buono, possiamo prenderlo come un'esagerazione, però ecco, la posizione ufficiale della guida, dell'organo ufficiale che rappresenta l'istituto della guida, dice sostanzialmente questo, cioè la NATO ha provato a fare un golpe, quindi sostiene che Prigozhin questa mossa sia una mossa voluta dalla NATO. Quindi una posizione, diciamo, nettamente, molto netta, molto chiara, esplicita, più esplicita di così credo che non si possa, e però questo ricordiamo che è l'opinione del giornale, diciamo, che potremmo dire ultraconservatore, potremmo dire quello più di destra, quello più vicino a posizioni più degli ultraconservatori? Probabilmente sì. Ecco, è una voce comunque importante da ascoltare, appunto, che dice quello che abbiamo appena riferito. Questo ovviamente è un quotidiano che è uscito ieri, quindi parliamo di notizie già in parte vecchie, cioè nel senso che ovviamente quando il giornale è uscito, la situazione era quella di una colonna, no, di forze armate che erano puntate sulla capitale. Adesso magari è facile fare un giudizio diverso, ma allora era una situazione per certi versi non poi così lontana da altre situazioni che abbiamo vissuto in altri paesi recentemente. Poi magari ne potremo parlare. Questo qui invece è un giornale riformista che dice, in sostanza una pugnalata alla schiena, cioè appunto il golpe come una pugnalata alla schiena, come un attacco ovviamente a tradimento, come un qualcosa che non ci si aspettava, ovviamente lo sceglie come apertura, mette il Cremlino come nell'apertura della pagina, quindi dà anche questo un taglio abbastanza netto, però ha una posizione, se vogliamo, più sfumata, cioè non c'è subito l'accusa di connivenza con la NATO, con l'Occidente. Questo è il giornale Shargh, il giornale più famoso, il giornale riformista più famoso, quello più storico, più volte chiuso, poi riaperto, ogni volta sempre al centro di mille polemiche, e sceglie, qui lo vediamo nell'apertura come titolo, dice in pratica il golpe del cuoco. Voi sapete che il personaggio Prigozhin nel suo passato ha quello di un passato, oltre che un presente abbastanza torbido, ma nel suo curriculum ha il fatto di aver creato una fortuna economica con una serie di ristoranti, più che ristoranti poi inizialmente erano dei posti in cui si vendevano gli hot dog. Lui esce di carcere al 90 per tutta una serie di reati, insomma, abbastanza pesanti, tra cui anche lo sfruttamento della prostituzione,
eccetera, eccetera, però diciamo il suo potere economico, e da cui poi deriva quello politico, e da lì poi l'incontro con Putin, deriva appunto da questa carriera, per cui anche a livello delle cronache internazionali è ricordato, è conosciuto da qualcuno come il cuoco, e quindi è un po' un titolo ovviamente ironico, un golpe del cuoco, come per dire sì, è un golpe, però insomma è anche un pochino una presa di posizione, così se vogliamo, non così, ehm, credo che si possa leggere un sarcasmo, no, in tutto questo, come dire, è un golpe messo in piedi da un personaggio poi abbastanza poco, abbastanza torbido e anche poco credibile, poco chiaro nel suo percorso. Qui io ho messo una serie di tweet, perché poi insomma è bello anche riandare direttamente alla fonte per capire. Questo è uno dei giornalisti iraniani, degli osservatori che seguono tutto quello che è avvenuto, e mi sembra interessante questo, che cioè la primissima reazione istituzionale iraniana, perché poi appunto uno può parlare, può dire mille cose, ma poi bisogna vedere chi è che dice che cosa, cioè nel senso qual è il vero punto del perché chi è che parla, che dice cosa. La prima voce sulla crisi iraniana è venuta dal portavoce del Ministero degli Esteri, Nasser Kanani, e lui dice che appunto, intanto dice subito che quelli in Russia sono problemi interni, e precisa però che la Repubblica Islamica Iraniana sostiene, come dire, il ruolo della legge nella Federazione Russa, cioè è un problema interno, noi stiamo dalla parte di chi in Russia rappresenta le istituzioni, quindi stiamo con Putin, no? C'è poi questa è l'unica, che probabilmente una delle pochissime interlocuzioni telefonate che le istituzioni russe hanno avuto con rappresentanti di altri paesi durante le ore più critiche, perché qui è riportato che c'è una conversazione telefonica tra Lavrov, cioè il ministro degli esteri Lavrov, con il suo corrispettivo, cioè con Abdollahian, che è il ministro degli esteri iraniano, e qui il ministro degli esteri iraniano si è sbilanciato, nel senso che ha detto, che ha espresso sostegno al ruolo della legge, del diritto nella Russia, che è un paese, lo definisce confinante, vicino e amico, e ha definito di nuovo problemi interni, quelli all'interno, insomma, della Federazione Russa, ma si è subito detto convinto che la Russia sarebbe stata in grado di superare questi problemi. Allora, questo uno potrebbe anche dire, sì, vabbè, però sono frasi di circostanza che si dicono, no? Nel senso che tu chiami in fondo un paese con cui in questo momento hai dei rapporti, direi buoni, comunque di collaborazione, ne abbiamo parlato in altri momenti, e esprimi solidarietà. Attenzione, perché non è così scontato tutto questo. Cioè, noi abbiamo visto che in queste ore, da parte anche di molti nostri osservatori, quelli che hanno un po' paradossale come situazione, no? Quelli che giustamente hanno denunciato i crimini della Wagner come una banda di mercenari, se vogliamo filonazisti, soliti alla tortura, autori di violazioni gravi dei diritti umani. In queste ore c'è qualcuno che un pochino come ha detto: "Bah, forse magari così tanto schifo non ci fanno, se poi alla fine possono rappresentare un problema per Putin". Questa è una storia vecchia come il mondo. Io qui ritorno quindi al paragone che avrei voluto fare all'inizio. Quando in Siria il presidente Assad era a un passo dal crollo finale, e le forze che avrebbero determinato il crollo di Assad, del regime di Assad, non erano certo, come dire, una coalizione di forze democratiche e ispirate ai principi liberal-democratici occidentali, o come dire, che avevano la dichiarazione dei diritti umani nello zaino. Erano in grossa parte forze qaediste, forze comunque legate a quello che potremmo chiamare il fondamentalismo islamico, e sicuramente lì l'ISIS ha avuto il suo momento, come dire, di salto di qualità, no? Nella sua aspirazione a creare di fatto uno Stato islamico che era
lo stesso acronimo lo diceva, tra la Siria e l'Iraq. Ora però, in quel momento ci fu un determinante un intervento determinante, fu proprio quello della Russia, cioè il conflitto in Siria da quel momento in poi assume un'altra piega perché interviene la Russia. E anche gli Stati Uniti sono, giocoforza, costretti a cambiare atteggiamento, in quella situazione. Altrimenti non è così, impensabile credere che poi, come dire, ex malo bono potrebbe dire qualcuno, cioè che personaggi protagonisti, forze tutt'altro che, vicine o, comunque collaboratrici di una parte, possono venire invece dei vantaggi per un'altra. Quindi l'atteggiamento anche di molti nostri, a parte delle nostre istituzioni, in cui ci si è lanciati subito in un'analisi che era più una speranza, cioè quello di dimostrare le difficoltà di Putin, che ovviamente ci sono, perché altrimenti tu non arrivi ad avere, una colonna di forze, di forze armate che arrivano a 200 chilometri dalla capitale, no, cioè, questo è evidente. Però ovviamente, c'è stato come dire, delle osservazioni, ma non delle prese di posizione. Altro esempio, una situazione, più drammatica di questa addirittura, se vogliamo, il fallito golpe contro Erdogan nel 2016. Sì, poi il golpe è fallito, poi qualcuno diceva che non c'era stato mai nessun golpe, insomma le fantasie sono sempre, insomma, i complottismi sono sempre pronti a nascere. Però di quel momento lì va ricordata una cosa, che gli Stati Uniti per tutte le ore in cui Erdogan non si sapeva bene che fine avesse fatto, gli Stati Uniti, che erano gli Stati Uniti di Obama, che era negli ultimi mesi di presidenza, perché poi si sarebbe votato a novembre e avrebbe vinto Trump, ma lui comunque agli ultimi mesi di presidenza, ma gli Stati Uniti non dissero nulla. Non è che si sbilanciarono esprimendo solidarietà per quello che comunque era un governo poi di un paese alleato, perché insomma la Turchia faceva parte allora e fa parte oggi della NATO, quindi comunque era una situazione particolare, ma gli Stati Uniti non dissero nulla su quello. Poi dopo, una volta che tu l'hai vinto, questo è come quando sai, poi dopo la squadra vince il torneo, tutti quanti si scoprono tifosi e fanno i complimenti, però prima magari nessuno si espone per paura poi di non perdere la partita. E qui, continuando su questa analisi, sempre, si parla anche un po' di altre testate, per esempio Nord News, che è una testata legata al Consiglio di sicurezza nazionale, iraniano ovviamente, si riferisce ovviamente al discorso di Putin e dichiara appunto che questo è un complotto, un nuovo complotto occidentale creato fatto apposta per creare un nuovo fronte all'interno della Russia dalla Wagner per minare, per indebolire la coesione nazionale e mettere in ginocchio la Russia nella guerra in Ucraina. Sempre questa testata aggiunge che questa rivolta, o almeno questo intentona, potremmo chiamarla così, fa parte della cosiddetta, qui dice cognitive war, cioè una guerra anche di cognizione, no, come devo definirla, adesso forse non è questa la traduzione migliore, contro la Russia, e dichiara appunto che gli stati, occidentali ed i media hanno esagerato, i media occidentali hanno esagerato la portata, la gravità della situazione proprio per mettere in difficoltà la Russia. Lo stesso tenore di dichiarazioni dell'agenzia stampa Tasnim, che è l'agenzia che abbiamo citato tante volte, credo anche con Dawood, no, che è l'agenzia proprio dei Pasdaran. Quindi è un'agenzia legata appunto alle guardie rivoluzionarie, e in questa occasione ha dichiarato, che quello della Wagner è un'operazione di intelligence della NATO, per vendicarsi del fallimento della controffensiva ucraina e per portare la battaglia all'interno del territorio russo. La Fars News Agency, che è sempre legata comunque ai Pasdaran, dice una cosa, un po' più, se vogliamo, interessante dal punto di vista interno, perché accusa
i media riformisti in Iran, cioè quindi è una polemica interna, di essere la sezione interessi della Wagner in Iran, soltanto perché loro, perché questi quotidiani media riformisti hanno fatto, diciamo, una copertura più completa degli sviluppi russi. Cioè, questo vedete come poi rientra, no, tutto nel gioco politico in tutti i paesi, così come da noi tutta la questione tra pacifisti, quelli che li chiamano pacifinti, i putiniani e quegli altri così, anche in Iran queste polemiche spesso sono ad uso e consumo interno, cioè chi è schierato su posizioni più dichiaratamente filo Putin, filo Russia, accusa chi magari all'interno dell'Iran ha parlato in queste ore in modo più completo di quello che sta accadendo in Russia, almeno ci ha provato, viene accusato dagli altri, dai media più conservatori, di essere la quinta colonna della Wagner in Iran per fare gli interessi, per indebolire ovviamente la politica nazionale. Vedete che insomma in questo ovviamente tutto il mondo è paese, cioè una cosa è abbastanza incredibile. Ugualmente Javan che è un giornale sempre conservatore, accusa la rivolta, cioè quello sempre della Wagner, di essere un tradimento, diciamo, ehm operato sempre a favore della NATO, anche se comunque qui è più sfumato e diciamo non accusa dichiaratamente un intervento, ma dice di essere una questione interna alla Russia. Ehm, potremmo dire che quindi il governo e le fonti stampa più legate allo Stato, quindi diciamo più istituzionali, sono più quelle che tendono di più ad accusare diciamo questo golpe come un golpe filonato. Però ci sono posizioni un po' più sfumate. Per esempio un riformista politico che è Ahmad Zeidabadi sostiene che il problema vero di Putin e della Russia è il ricorso ai mercenari, e questo è una cosa innegabile, cioè che situazione questa situazione comunque col tentativo di golpe, anche se fallito, anche se poi non portato a termine, indebolisce la posizione delle truppe russe in Ucraina e lo spiega anche con una scelta, come dire, strategica. Ehm, Potrebbe, addirittura lui dice, quindi questa è un'analisi un po' più accurata, Putin potrebbe anche arrivare a un compromesso con l'Ucraina, sostenendo che il tradimento usare la scusa, diciamo, di questo tentativo golpe, per, diciamo, salvare la faccia ed arrivare a una soluzione di compromesso che magari precedentemente non avrebbe accettato. Ancora invece Abu Taleb, che era un ex consigliere di Rouhani, presidente diciamo moderato, che ha preceduto ovviamente Raisi, sostiene che appunto che i mercenari della Wagner, il colpo, cioè questo tentato golpe, sono la prova del fatto che non è vero che le armi nucleari portano a sicurezza e a stabilità. Quando si ignora la volontà del popolo in politica, ogni evento può portare a grosse crisi nazionali. E questa è una dichiarazione che ha fatto molto rumore, perché è chiaro che è il riferimento interno, no? Qui questa posizione, vedete, questo è un politico, consigliere di Rouhani, che dice: occhio però, intanto dà una botta ancora una volta a chi vorrebbe il nucleare, quindi come dire, noi abbiamo fatto bene, e rivendica anche la giustezza delle proprie posizioni quando erano al governo loro, cioè di arrivare a un compromesso sulla questione nucleare. E all'altra dice: però occhio, vedete che quando la politica, quando i paesi, i governi portano avanti delle politiche senza tenere conto della volontà del popolo, si va sempre incontro ai guai. E qui è impossibile non pensare che non ci sia un'allusione a quanto avvenuto in Iran in questi mesi, ovviamente alle polemiche, alle contestazioni, alla repressione. Ehm, e dice una cosa molto importante, anche un altro
personaggio, Majlesi, che è stato un diplomatico iraniano, e dice che questo tentativo di golpe è stato più un'umiliazione che un vero pericolo per Mosca. E che quindi questa operazione è stata più un ricatto che un colpo di Stato, è stata messa in atto da quelli che sono andati in guerra e stanno facendo la guerra in Ucraina. Quindi, come vedete, questi non è che lo dicono sui social o soltanto sui social alcuni esponenti iraniani, è un dibattito che è in corso anche sui media. Ovviamente poi ci sono, come dappertutto, media e media, e in Iran le sfumature sono, come abbiamo cercato 1000 volte di dire, nonostante tutto ci sono, e sono anche abbastanza netti, perché qui vedete che è una posizione abbastanza diversa da quella ufficiale o del governo. Ehm, Questo è interessante perché Izadi, che è stato l'ultimo ambasciatore iraniano nella loro Unione Sovietica, dice che questo insurrezione della Wagner è soltanto l'inizio, ma non sarà necessariamente che non necessariamente andrà in porto, non arriverà al successo, ma questa continua disputa, questa tensione interna potrebbe contribuire ad arrivare a una conclusione della guerra in Ucraina. E ha anche dichiarato che se questi conflitti portano a una situazione in cui i russi ehm, sono costretti a modificare le loro posizioni, tutto questo potrebbe provocare una situazione positiva per noi, cioè per noi, per l'Iran. Allora, vedete che insomma le cose sono molto articolate, cioè in tutto questo va ancora detto una volta, va precisato, non è vero, come dice qualcuno, che Iran e Russia siano alleati, perché Iran e Russia non sono mai stati alleati. Hanno, in questo momento è uno di quei momenti, hanno avuto dei momenti in cui condividono interessi, avversari e problemi comuni, e hanno fatto fronte in modo, se vogliamo, anche abbastanza disinvolto. Non è un caso che ehm, tutta la questione nucleare sia stata interpretata storicamente dalla nucleare iraniana, intendo, diciamo la querela nucleare iraniana, in modo molto ondivago, non sforzandosi mai più di tanto di, come dire, arrivare a un compromesso, sostenendolo, ma insomma in modo anche molto tiepido. Però ricordiamoci sempre che si tratta di 2 paesi che sì, hanno necessità di andare d'accordo, ma sono anche paesi concorrenti, dal punto di vista energetico innanzitutto. Ora, le circostanze che si sono create, soprattutto dopo il ritiro da parte degli Stati Uniti dal JCPOA, sono quelle di cui abbiamo parlato tante volte, di cui riparleremo sicuramente anche domani sera, quindi non mi voglio dilungare ancora su questo aspetto, ma hanno portato ovviamente a delle forme di cooperazione. Però questo io vorrei sottolineare, cioè mentre comunque si sono fatte queste telefonate, quindi le 2 parti, cioè l'Iran ha espresso solidarietà a Putin, cioè nel senso che noi siamo dalla parte della forza legittima, quella che è considerata appunto il governo russo. Però subito dopo, e qui questo dice anche lunga su come siano importanti le relazioni poi multilaterali, multipolari, cioè come l'essere in questo momento, come è l'Iran, attivo su tanti fronti, quindi anche con molti interlocutori, sia importante anche per dire cose abbastanza interessanti, cioè perché poi il ministro degli esteri, Amir Abdollahian, ha parlato oggi, cioè domenica, poi per telefono con Rasmussen, che è il ministro degli esteri danese, e su questo ovviamente anche lì si riparla di nuovo, ovviamente, come si parla in queste occasioni, di ripristinare le collaborazioni, di incentivare il dialogo, eccetera, eccetera, ma lui ha detto pure una cosa importante, Abdollahian, cioè che loro sono contro la guerra in Ucraina e che il sostegno a una qualsiasi delle 2 parti in conflitto non è una cosa positiva, perché è un sostegno, una cosa che alimenta il conflitto, non che lo risolve. Allora, se da una parte uno potrebbe dire: "Beh, però alla fine c'è pure un po' di, se vogliamo, come dire, di ipocrisia in questo, di cosa un po' falsa, perché tu da una parte
è abbastanza evidente, è chiaro a tutti che che c'è stata effettivamente una collaborazione, no, sui droni con la Russia, soprattutto in un momento del conflitto. Però dall'altra è anche vero che dice una cosa che per esempio da noi se lo dici sei bollato come putiniano. Cioè, se tu dici che però sostenere le parti in guerra, una delle due parti in guerra, non è una cosa che aiuta la pace, che favorisce la pace. Allora, queste sono parole, sì, però attenzione, perché in questo momento l'Iran sta parlando con questi paesi europei anche per tutta una serie di questioni che interessano molto l'Iran da un punto di vista interno. Allora, senza citare la fonte, perché poi comunque io, cioè, pure io mi muovo quando posso, diciamo, questo mestiere che andrebbe fatto poi sempre in modo diretto lo provo a fare, parlando con delle persone, delle fonti attendibili, m'hanno detto che in Iran ci sono, cioè tutta la questione del sì, ma un cambio di regime, come avverrebbe, come non si fa, come chi è che lo farebbe. Che cioè loro sanno benissimo che ci sono delle forze pronte a intervenire, o che forse erano molto più pronte a intervenire qualche mese fa, e che attraverso una rete di servizi di paesi occidentali, europei, attraverso, una certa frontiera, che poi sono quelle con l'Azerbaigian essenzialmente o con l'Iraq, erano pronti anche a quindi intervenire e a quindi infiltrarsi nel paese. Tutto questo è in concomitanza, però questa riflessione, anche questa apertura, che vedete non è che venga a dire a me perché sto simpatico, ma perché sono notizie che oramai girano, ma il fatto che lo dica magari qualcuno che ha autorità per dirlo è un'altra questione. Qui cioè, io mi fido almeno a sentirlo. E vengono però all'indomani di alcune piroette, se vogliamo. Allora, noi abbiamo già detto una decina di giorni fa, quando ho parlato della telefonata, no, tra Macron e Raisi, dice: ma come, quello andava a fare i tweet, noi sosteniamo la vostra rivoluzione, e poi adesso telefona al presidente contro cui doveva essere fatta la rivoluzione? Sì, sì, evidentemente, perché poi quando come dire, quando la marea scende, quando l'onda scende, ti conviene imparare a cavalcarla, poi per non restare poi a riva. Quindi è evidente che si sono rimesse in moto delle situazioni, dei contatti, delle collaborazioni che qualche mese fa sembravano finite. Non è un caso che una marcia, una manifestazione del famoso MKO, de Mojahedin Khalq, prevista a Parigi, nei giorni scorsi, sia stata annullata, cioè il permesso sia stato revocato ufficialmente per paura di un attentato contro i manifestanti. È molto più, come dire, credibile che sia stato un dietrofront delle autorità parigine in seguito anche al ripristino, come dire, con dei rapporti, dei colloqui con l'Iran. Quindi, okay, parliamo, però voi però smettetela di fare, come dire, propaganda contro di noi e di dare spazio a chi fa propaganda contro di noi. Idem quello che è avvenuto in Albania. Voi sapete che in Albania proprio l'MKO ha una delle basi principali da cui avvengono partono le principali, attività di hackeraggio, di mail bombing, di tweet storming contro l'Iran, no, e si sapeva, questo s'era capito da tempo, tra l'altro con una chiara implicazione e un finanziamento anche da parte della CIA, e questa insomma è storia nota. Qualche giorno fa c'è stata un'irruzione nel campo Ashraf 3, se non sbaglio si chiama, cioè la sede dei Mojahedin a Tirana, in cui la polizia albanese è intervenuta con controlli antiterrorismo. Tutto questo ha provocato uno shock abbastanza grande, diciamo, tra i militanti dell'MKO, quelli che sono rimasti, o comunque tra una parte della diaspora iraniana, perché chiaramente è una cosa che non c'era mai stata prima. Così come ieri si era sparsa la notizia, poi non confermata, ma comunque diciamo la notizia comincia a circolare, dell'arresto di alcuni esponenti dei Mojahedin Khalq e della loro estradizione verso l'Iran. Allora, è per questo che quando poi parliamo di telefonate, di dialogo tra ministri iraniani e esponenti di paesi europei, di cui noi potremmo anche dire sì, ma in fondo che ce frega della Danimarca o di quello che dice l'Albania o la Francia o altri rispetto a questo contesto, in realtà parliamo dello stesso contesto, cioè
che l'Iran in tutti questi mesi, che sono mesi che ricordiamo sono cominciati subito dopo l'estate e che hanno visto un precipitare anche, se vogliamo, della credibilità, dell'autorevolezza, del riconoscimento del ruolo internazionale dell'Iran, invece perlomeno da 3 mesi, cioè dal famoso 10 marzo l'accordo con l'Arabia Saudita con mediazione cinese, l'Iran ha riconquistato una posizione internazionale. Giusto, sbagliato, bello, brutto, auspicabile, pericoloso, questo si può discutere, si deve discutere, ma è un dato di fatto che quell'isolamento in cui l'Iran si diceva fosse precipitato in autunno oggi è un po' difficile da rappresentare. Se vogliamo essere proprio brutali e dire proprio la verità com'è, è in questo momento uno dei pochi paesi che non ha praticamente nessuna forma, almeno insomma apparentemente non c'è, di dialogo politico con l'Iran è l'Italia. Cioè gli Stati Uniti stanno trattando con l'Iran, questo è poco ma sicuro. Probabilmente un'ipotesi abbastanza questa è abbastanza possibile, è probabile, e che magari non si arrivi nemmeno a un nuovo accordo scritto tra Iran e Stati Uniti, cioè in cui gli Stati Uniti siano coinvolti sulla questione nucleare, ma che magari ci sia un accordo non scritto, che probabilmente è una cosa che libera anche tutte le due controparti da obblighi e da imbarazzi, anche in vista di cambiamenti politici probabili. Ricordiamo sempre che in America l'anno prossimo si rivota per le presidenziali, ma che di fatto già ha portato dei cambiamenti. Intanto le famose questioni degli scambi di prigionieri sono in corso, ma questo è un dato, questo sì me l'ha detto Dawood, si è verificato nelle ultime settimane un calo dei prezzi assolutamente sorprendente. Quando avvengono queste cose anche il tasso di cambio tra riale e dollaro è tornato non così soffocante, non così drammatico per gli iraniani, per il rial, e quindi questo vuol dire che qualcosa sta avvenendo o è già avvenuto. E questo è un aspetto che poi andrebbe pure spiegato, cioè andrebbe pure spiegato, ma come hanno fatto in una situazione del genere a recuperare credibilità, recuperare contatti? Questa, indubbiamente ha un insieme di fattori e poi nulla è definitivo, no, in politica, per carità, però sicuramente questo sta avvenendo. E questo passaggio, comunque ancora non risolto, non chiaro nella sua evoluzione della Russia, dimostra però, che l'Iran c'è. Cioè, questa è la vecchia poi questione. Io qui non voglio poi riprendere un discorso lunghissimo. La vecchia questione quando si dice perché il vero asset dell'Iran è lo Stato. Perché in questo caso l'Iran ha avuto comunque l'autorevolezza, la forza, la faccia di fare la telefonata alla Russia e dire comunque noi stiamo dalla parte vostra. Cioè, noi, sia chiaro che come dire, in questo noi non giochiamo di ambiguità. E non è una cosa da poco, perché in situazioni del genere poi queste situazioni pagano. Ed è un dato di fatto, cioè è un aspetto che andrà riconsiderato quando si riparlerà di questi mesi, di questo passaggio. Poi noi non sappiamo cosa avverrà con la guerra in Ucraina, cosa avverrà con Putin, che fine farà Putin, che fine farà la Wagner. Però questo passaggio dell'Iran rimane. Allora, io adesso vorrei leggere qualche vostro intervento. Dice appunto: dovremmo ricordare, dice Daniela, che gli stati con una pseudo dittatura quando ne sorge una peggio di tutto il Medio Oriente. Sì, ma voglio dire, anche la Russia, io ripeto, non sono un esperto di Russia, non mi avventuro in analisi, che ovviamente per adesso, cioè, come sempre, tutti parlano di tutto. Però, insomma, voglio dire, capiamo bene un tentativo golpe fatto evidentemente dalla Wagner, insomma, quali personaggi potrebbe portare al potere. Daniela dice: io la vedo dura che sia la CIA a sostenere la Wagner. Io non ho elementi per dirlo, mentre invece Robic è la CIA.
Però ricordiamoci sempre che la CIA è quella che ha inventato poi Al-Qaeda, eh. Cioè, la Wagner non l'ha inventata la CIA, su questo siamo d'accordo, ma in certi passaggi poi ci sono dei contesti e delle strumentalizzazioni o anche del miglior come dire, il miglior offerente è quello che poi alla fine viene premiato. In tutto questo, se vogliamo, ovviamente la figura peggiore la fa proprio Prigozhin, cioè nel senso che tu fai quello che deve marciare su Mosca, poi fai marcia indietro e te ne torni e te ne vai, adesso non si capisce dove sia, cerca di andare in Bielorussia, non vuole spargere sangue come se improvvisamente fosse un pacifista. Cioè voglio dire, è una situazione abbastanza complicata, però io non mi sentirei di escludere a priori che ci sia una che da parte della CIA o da parte delle forze occidentali non ci sia un sostegno, non ci sia stato un sostegno a questa forza. Ricordiamoci sempre che anche il battaglione Azov non è che siano dei democratici, ma quello insomma voglio dire è stato degli ucraini ovviamente, parliamo di forze che sono state sostenute dall'Occidente. Insomma, in Ucraina il gioco fatto dagli Stati Uniti, l'allargamento, tentativo di allargamento della NATO e dell'Unione Europea, insomma, non è che si è basato su un'opera di soft power e di dibattito politico, è stata una cosa fatta anche a suon di dollari e il sostegno anche di personaggi della peggiore specie, di cui poi lo stesso presidente ucraino è rimasto, insomma, come dire, sotto ricatto. Però questi sono aspetti ovviamente tutti poi da dimostrare, tutti da analizzare ed è comunque poi ahimè la storia del mondo, cioè di di personaggi diversi che poi arrivano a fare un gioco, che magari apparentemente è contraddittorio rispetto alla loro storia. Robby qui invece ricorda l'evoluzione dei rapporti tra Russia e Iran, no, alleati no, ma con Resi Putin ha 1,6 miliardi di dollari di intesa economica, ferrovia sì, ma non solo, ma devo parlare anche di altre cose, di questo poi ne parleremo. La ferrovia è un aspetto, l'intesa militare è un altro, le infrastrutture sono altre, insomma, è così. Daniele, non sono sicura del no, dico che la vedo dura, ma sì. Beh, sì, qui adesso se Roby dice la CIA ha sostenuto Khomeini, allora qui apriamo un altro discorso. Insomma, voglio dire, la CIA, così come i servizi segreti russi, come i servizi segreti italiani, come i servizi segreti iraniani, come tutti i servizi, fanno spesso un gioco sporco. Cioè, noi abbiamo alla fine siamo andati a bombardare Gheddafi, ma Gheddafi è una creatura nostra, creato, sostenuto, addestrato dall'Italia. Io questo non mi stancherò mai di dirlo. Cioè, Gheddafi siamo noi. Eppure era un dittatore pure Gheddafi. Poi alla fine magari adesso lo possiamo perfino rimpiangere perché rispetto ai tagliagole di oggi lì almeno ce n'era uno solo, che era lui, ma era nostro. Cioè, era questo. È una logica, è una logica in cui insomma non ci sono anime belle in queste operazioni. Con tutto noi possiamo essere sostenitori di questo o di quel partito, o di quell'idea politica o anche di un ideale che vorremmo vedere. Però ricordiamoci sempre di tutto quello che è stata l'operazione Condor in America Latina, le dittature tra Cile, Argentina, Uruguay e via dicendo, e così come pure ovviamente tutti i servizi segreti, e ripeto, anche quello iraniano, si sono resi responsabili anche di crimini come per esempio quelli avvenuti anche in Iraq. Cioè, non è che da una parte sono i buoni e dall'altra i cattivi. Le stesse operazioni che l'Iran ha portato avanti in Iraq, alcune sono state sicuramente positive per la popolazione irachena perché li ha difesi dall'ISIS, ma è vero pure che poi all'interno delle lotte politiche e all'interno del paese alcuni gruppi armati sciiti di ispirazione iraniana si sono resi colpevoli di sparizioni, di uccisioni, eccetera, eccetera. Quindi insomma come dire, non mi stupisco di niente, ma è la realtà della politica. Ancora prima del Vietnam, ancora prima del Vietnam. L'inizio di tutto questo, se vogliamo andarlo a vedere, è una cosa che nasce esattamente in Iran, cioè questo da un punto di vista storico, cioè il golpe Ajax del 1953 come Mossadegh è il nuovo modello di intervento politico che gli Stati Uniti adottano soprattutto il cosiddetto terzo mondo, cioè non più un intervento diretto con le proprie forze armate, ma un'operazione tra corruzione e destabilizzazione
e poi inquinamento stesso della natura democratica di quei paesi. Insomma, è una storia, ahimè, vecchia, che vale anche oggi, in cui sicuramente poi non è detto nemmeno che ci sia una sola linea. Cioè non è detto che, all'interno di un paese o all'interno poi di una forza siano tutti convinti di questo. Un aspetto, forse non sufficientemente, sottolineato: quando Trump decide di fare fuori Soleimani, è una decisione che lui di fatto prende quasi in solitudine e soltanto con alcuni suoi stretti collaboratori. Uno degli aspetti più, clamorosi di tutta quella vicenda, prescindendo dalla figura di Soleimani, prescindendo dal ruolo di Soleimani in Iraq e in Siria, è che i paesi, arabi del Golfo, per esempio, nessuno di quei governanti, nessuna di quelle intelligence, vertici militari, istituzioni politiche era stato avvertito. Cioè il pericolo che avviene, il pericolo che si scatena, la paura che si scatena in quei paesi, è dal fatto che questo fa quest'operazione clamorosa, cioè una cosa quasi senza precedenti, ma non avverte nemmeno i suoi alleati nell'area, che sono quelli che subito dicono: "Sì, ma se qua si scatena il finimondo, i primi ad andarci di mezzo siamo noi, perché le ritorsioni iraniane potrebbero avvenire in nostro territorio". Cioè, uno pensa sempre, come dire, che dietro ci siano delle menti elaborate, che ci siano neanche nel male, sia una, come dire, una grande frutto sempre di piani strategici e di grandi manovre, di grandi, complotti. Magari poi non è così, magari non è così, cioè nel senso che anche all'interno di una stessa parte ci sono divisioni, ci sono lacerazioni, ci sono conflitti che non vengono risolti nemmeno nel momento in cui poi la crisi esplode ed è visibile al mondo intero. Va bene, io, sinceramente, adesso qui concluderei perché non ho altri elementi, anche perché la situazione è ancora in evoluzione. Vediamo quello come sarà. Sicuramente domani ne riparleremo, domani sera, quando parleremo di Caucaso, quindi poi è impossibile non parlarne. Quindi io vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 21 con Valentina Chaber, quindi parleremo di Iran e il Caucaso, soprattutto in relazione con l'Azerbaigian, ma se parliamo di Azerbaigian è impossibile non parlare anche di nuovo di Russia e anche un po' con qualche accenno a quello che sta avvenendo in queste ore. Bene, io non ho altro da aggiungere, so se ci sono, interventi o domande. Se non ci sono, io vi ringrazio per essere stati anche stasera con noi. Vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale, a seguirci anche sul podcast. Ricordo che questo è anche un podcast, quindi chi volesse poi risentire o sentirsi direttamente, ascoltare, come in questo caso non c'è molto da vedere, ma soprattutto da ascoltare, può farlo seguendoci su Spotify o su Apple Podcast o su tutte le principali, piattaforme di podcasting. L'appuntamento di domani, ve lo ricordo, che sarà molto interessante, che la nostra ospite, sicuramente tanto è una nuova ospite, quindi fa sempre piacere avere, nuove persone che vengono a parlare con noi. E iscrivetevi al canale, seguiteci, ci vediamo domani. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.